ZLRC Beast SG906, appena arrivato. Ciao amici di X2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e questo è il nuovo ZLRG SG906 Beast. Mamma mia che nome complicato! Drone di fascia economica, costa all'incirca 150 euro, ma al momento grazie al nostro coupon che trovate in descrizione video costa all'incirca sui 120 euro. Insomma un prezzone, ma la cosa bella è che non gli manca nulla. Pieghevole, motori brushless, cam 4K stabilizzata digitalmente, GPS, VPU, funzioni di volo smart come il Follow Me, il Waypoint Mode, il Circle Mode, Gesture, radiocomando dedicato con circa 800 metri di range di controllo. Insomma, sembra non gli manchi davvero nulla. Queste sono le caratteristiche ufficiali comunicate dal produttore, ma sarà tutto vero? Beh, scopriamolo subito. Packaging molto curato. Notiamo in basso a sinistra la possibilità di switchare tra due cam. Infatti potremo passare semplicemente tappando lo schermo del nostro smartphone con l'applicazione dedicata dalla cam principale a quella VPU. Una caratteristica interessante che vedremo più tardi. Elenco di tutte le feature principali: pieghevole, ritorno a casa automatico, GPS, Circle Mode, Waypoint, 25 minuti di autonomia e anche Gesture Control, esattamente come il DJI Spark. Drone che è disponibile nelle colorazioni nero e bianco, quella che ho preso io, e nelle versioni Full HD e 4K. Data l'esigua differenza di prezzo, siamo sui 10 euro di differenza, vi consiglio di prendere la versione 4K. Apertura magnetica e all'interno troviamo immersi nella gomma piuma il radiocomando dedicato, materiali molto economici, inutile negarlo, con un piccolo display inferiore e stick removibili. Richiede 4 batterie stilo ed è particolare il sistema di antenne che vedremo dopo. Troviamo anche uno scatolotto contenente gli accessori, 4 eliche di ricambio, purtroppo non a sgancio rapido, infatti sono incluse anche le viti di riserva, cavo micro USB di ricarica, cacciavite per sostituire le eliche, stick per il radiocomando e 3 manuali di istruzioni con i QR code per scaricare l'applicazione. Il drone è ben costruito, con l'immagine raffigurata di un toro, credo, bracci pieghevoli con una buona resistenza, motori brushless, eliche pieghevoli, LED di posizione molto grandi e modulo cam regolabile. La batteria indica il suo stato tramite 4 LED ed è, in caso non si legga bene, una 7.4 volt 2800 mAh con ricarica micro USB. Ricordate di rimuovere il fermo anteriore, altrimenti non entrerà mai nel vano del drone. Nella parte inferiore troviamo l'antenna di controllo per il radiocomando e il modulo cam con 2 antenne dedicate e modulo VPU per il controllo di posizione in assenza di GPS e anche al chiuso. Montiamo gli stick, resistenza discreta, siamo ai livelli di Absanzino. Accendiamolo, c'è un piccolo display retroilluminato nella parte inferiore che ci indica la qualità del segnale radio, i satelliti agganciati, altezza e distanza del drone, stato delle batterie e modalità. Mod 1 è la VPU, mentre appena il drone troverà un buon numero di satelliti passerà automaticamente alla Mod 2, che sarebbe la modalità GPS. Troviamo tasti per regolare la velocità, ritorno a casa automatico, registrazione video e foto, mentre nella parte posteriore abbiamo altri tasti di controllo per l'headless mode e altre modalità di volo smart. Se notate che sta continuamente suonando è perché in casa non ho trovato delle batterie cariche. Colleghiamo lo smartphone, sistema particolare ma ben saldo. Abbiamo l'applicazione dedicata HiFun Più,
Plus. Boh, vabbè, grafica ben fatta, niente di troppo elaborato, ma apprezzo che l'applicazione non sia un clone di altre 1000 applicazioni uguali che si vedono sui droni cinesi. Possiamo impostare la stabilizzazione, il 4K, aggiornare il drone, controllare lo storico dei voli, quindi il log, calibrarlo ed ovviamente, dopo esserci connessi alla wifi del drone, accedere alla schermata FPV. In alto troviamo la telemetria completa con lo stato di carica e segnale, switch da cam principale a VPU. Faccio un appunto su questa modalità, è molto comoda, non tanto per scattare foto e registrare video, ma più, dov'è il drone? Eccolo qui, eccomi, scusate, ma tutt'al più per atterrare. È davvero molto più semplice atterrare attivando la telecamera inferiore del drone, perché lo sapete bene voi che pilotate droni, non è sempre facile capire dove si trovi esattamente il drone, bisogna prenderci un po' la mano, mentre in questa maniera è davvero molto più semplice atterrare. Apprezzo davvero tanto questa funzionalità, spero che venga implementata anche in droni più costosi. Modalità di volo smart come il waypoint, circle mode, possiamo anche attivare le gesture, scattare foto, registrare video e accedere ad un editor di foto e video molto semplice da utilizzare, un'idea simpatica per modificare velocemente qualche scatto e pubblicarlo subito su Instagram o Facebook. Per attivare i motori, stick in basso verso gli esterni, stesso procedimento per spegnerli. Il drone comunque è discretamente silenzioso. Alcune considerazioni personali: il drone, per quello che costa, mi raccomando ragazzi, è sempre importante rapportare il prezzo a quello che offre un prodotto. Direi che è davvero ben costruito, sicuramente adatto a chi vuole iniziare o chi vuole un drone con GPS e funzionalità di volo smart già più avanzate ad un prezzo più contenuto, cioè abbastanza contenuto. Non è presente uno slot per micro SD, quindi tutte le foto e video saranno salvati unicamente sul nostro smartphone tramite la wifi, esattamente come funziona per il DJI Rise Tello. Questo implica che se per le foto non c'è nessun problema, per i video, se allontaniamo il drone a una certa distanza, vi ricordo che arriva all'incirca sugli 800 metri, ecco, iniziano un po' di pixel, di artefatti, quindi è un drone più adatto alle foto rispetto che ai video. È comunque un drone perfetto per iniziare a pilotare qualcosa di un attimino più serio del classico drone giocattolo e secondo me per il suo prezzo attuale ne vale davvero la pena. Nei prossimi giorni pubblicherò anche una prova di volo. Purtroppo questa settimana è stata molto piovosa a Bari, quindi non ho potuto registrare tutti i video che volevo fare con questo e con altri droni, ma non preoccupatevi perché arriva molto presto e appena disponibile ve la linko nella scheda qui in alto a destra o qui. Ma vi anticipo già che questo SG906, questa bestia, è davvero molto stabile in volo, soprattutto grazie alla VPU integrata. Questo ragazzi per ora è tutto, le considerazioni finali arriveranno nel prossimo video, nella prova di volo. Fatemi sapere ora voi intanto cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme, anche se avete qualsiasi domanda non esitate a chiedere. Se volete acquistarlo, al momento è in offerta su Banggood ad un prezzo davvero molto conveniente secondo me, attorno ai 120 euro, e vi lascio il link d'acquisto e il coupon qui sotto in descrizione video. Vi ricordo di utilizzare la spedizione EU Priority Line, che è quella senza nessuna spesa doganale. Insieme al link d'acquisto trovate anche i link per acquistare accessori e i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, canale Instagram e gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate numerosi! Infine ragazzi, se volete supportare questo canale, noi non chiediamo nessuna donazione e nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici e familiari. Beh, direi che per ora questo è davvero tutto, vado a far volare questo drone e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted2 Games. Ovviamente se vi interessa, se volete guardare il prossimo video. Ciao ragazzi! Cosa sto dicendo?